Benvenuti nel video numero 12 della serie Realizziamo un mobile parametrico. Ci occuperemo delle maniglie dei cassetti, ma prima ancora di iniziare bisogna correggere un errore, in quanto bisogna sottoporre a condizione anche la maniglia. Infatti, se noi vediamo, per quanto riguarda la maniglia delle ante, se passiamo al tipo dei cassetti numero 1, ecco che le maniglie permangono. Bisogna fare in modo che anche la maniglia sia sottoposta a condizione. Per farlo dobbiamo quindi eliminare questo collegamento passare questo qui, unire il geometry al true, eliminare questo collegamento e partire con l'output del nostro nodo if e collegarlo alla geometria. Ecco qui che a questo punto noteremo che se cambiamo il tipo, le nostre maniglie appariranno solo nel momento in cui sono richiamate le nostre ante. Concentriamoci adesso sulle maniglie dei nostri cassetti, quindi andiamo dentro i frontali dei cassetti, duplichiamo subito il nodo instance, ricolleghiamo la mesh line dei cassetti, duplichiamo ancora il nodo, a questo punto inseriamo il nodo mesh line, passiamo in endpoint, sarà da attribuire uno start location ed un end location. Colleghiamo quindi la mesh line all'instance. Adesso preoccupiamoci di trovare il nodo nel group scelta maniglie. Andiamo in cerca del collegamento, del link, eccolo qui. Col tasto shift e tasto destro del mouse creiamo un nodo e colleghiamo in modo opportuno al nodo precedente. Qui. Colleghiamo quindi la scelta maniglie all'instance e a sua volta l'instance al geometry di join geometry. Passiamo quindi al tipo dei cassetti, non preoccupiamoci adesso del risultato, qui mettiamo 2, iniziamo a dare dei valori che contribuiscano a posizionare meglio le nostre maniglie. Quindi, come vediamo, sono posizionate centralmente, però se noi spostiamo indietro la x, per esempio a meno 0,6, e spostiamo la x di sotto a più 0,6, ecco che si posizionano alle estremità. Infatti la larghezza è quasi 1023, abbiamo quasi preso la metà. Questo significa che la nostra linea, la mesh line, giace esattamente alla metà della nostra larghezza, quindi è come se avesse un'origine al centro del nostro modulo, per cui i valori negativi si sposteranno a sinistra della metà e invece i valori positivi andranno a destra rispetto alla metà del nostro modulo. Preoccupiamoci adesso di collegare la variabile count al numero delle ante, in modo da poter gestire meglio il numero delle maniglie. Quindi andiamo in cerca della variabile numero delle ante, eccola qui, e colleghiamo al count della mesh line. In questo caso ne ho messi 3 perché qui porta 3, però se noi mettiamo in 2, ecco, è ritornato 2. Adesso inseriamo due nodi combine
XYZ, uno ci servirà per lo start location, l'altro ci servirà per l'end location. Avviciniamo adesso le due grandezze che ci servono, che sono la larghezza e lo spessore del frontale. Quindi andiamo in cerca della larghezza e la avviciniamo ai nostri nodi, quindi qui va bene. Scriviamo reroute e lo fissiamo qua. Qui possiamo scrivere con il tasto F2 larghezza. Questa è la larghezza del nostro modulo. Adesso avviciniamo anche il frontale, spessore del frontale, che ci servirà per posizionare le maniglie in profondità. Ok, la cosa più semplice da fare è di dividere lo spessore frontale per la metà. Quindi duplichiamo questo nodo, attribuiamo un -2 perché è un valore negativo, colleghiamo lo spessore del frontale e questo deve andare a influire sia sulla profondità dello start location che quella dell'end location. Infatti adesso se noi mettiamo la vista laterale e agiamo sullo spessore del frontale, notiamo che la maniglia si sposta di conseguenza adagiandosi esattamente sulla facciata dell'anta. A questo punto ci serve fare un po' di spazio, quindi selezioniamo i nodi dell'anta, quelli dell'anta singola, avendo cura di selezionare solo quelli, e eliminiamoli. A questo punto portiamo i nodi più indietro e provvediamo a dividere la larghezza per il numero dei vani. Questo ci darà la dimensione di ciascun vano, quindi dividiamo la dimensione di ciascun vano per 2 e in questo modo avremo esattamente la metà del vano, quindi la posizione centrale di ciascun vano. Dividiamo ancora la larghezza per -2 e aggiungiamo il valore del vano. Attribuiamo questo alla x dello start location. Dividiamo di nuovo la larghezza, questa volta per un valore positivo di 2, e da questo valore dobbiamo sottrarre sempre la dimensione di un vano e diamo questo alla x dell'end location. Bene, non ci resta a questo punto che cercare i nodi translate da attribuire alla maniglia e poi anche rotation. Provvediamo adesso a trovare i link per unire a translation e rotation che li dobbiamo prendere dai valori che prima avevamo portato fuori, quindi la posizione della maniglia,
E adesso la rotazione. Ecco quindi che adesso possiamo sia ruotare le maniglie sia muoverle, oppure anche metterle più in alto o più in basso. Proviamo ad aumentare il numero delle maniglie, anche se è stato utilizzato il numero ante. Ecco qui, tutte si posizionano esattamente al centro in modo simmetrico. Qui termina il video numero 12 per quanto riguarda le maniglie dei cassetti. Si ringrazia per la visione e arrivederci al prossimo video.